solo cose belle su questo dramma. Io sono 널 품에 안은 채로 눈을 뜨게 해줘 전부 너라면 yes I do 그 얘기들 난 적당히 맘을 주는 게 그 얘기들 난 적당히 빠져있는 게 내가 그려둔 빅 picture 그 속에 난 갇혀 그칠할 수 없는 나의 drama. Ben ritrovati, io sono Silvia e questo è Drama Compass, il programma di cui non sapevate di avere bisogno. Per questo episodio torniamo finalmente dopo un po' in Thailandia a vedere A Tales of a Thousand Stars, o come lo chiamiamo tutti, ATOTS. È così, è inutile che ci prendiamo in giro, se voi cercate online è per tutti ATOTS e quindi lo chiamerò così anch'io, anche se di solito si scrive e non si pronuncia. Pazienza! Un dramma che si può trovare comodamente su YouTube, sottotitolato in inglese, una sola stagione da 10 episodi del 2021, estremamente recente, non ha neanche ancora un anno. Si tratta di un BL, ma non voglio assolutamente che ci fermiamo qui. Noi di BL abbiamo già parlato con Together e con Lovely Writer, ma qui, signori, siamo da un'altra parte. Dico subito che io ho amato tantissimo questo dramma, veramente, veramente, veramente tanto, e inscatolarlo semplicemente sotto l'etichetta BL è riduttivo ed è sbagliato, ed è profondamente sbagliato. Al solito io quando sono entusiasta di qualcosa tendo un po' a correre e a confondermi, quindi ok. La storia ruota attorno al nostro protagonista Tian. È un giovane bello e ricco e promettente che passa la sua giornata a sperperare i beni di famiglia fra alcol e scommesse, tuttavia ha un problema al cuore. Una sera, insomma, si aggrava particolarmente finché è costretto a ricorrere a un trapianto. Gli viene trapiantato il cuore di questa giovane Torfan che, morta di incidente stradale, era insegnante volontaria in un paesino molto povero sparso sui monti thailandesi. Ora lui si riprende da questo trapianto, scopre chi è questa donatrice, si rende conto che il cuore che ora sta portando apparteneva a qualcuno che aveva votato la sua vita a qualcosa di molto più alto e nobile che alcol e scorribande, e ha una sorta di crisi alla ricerca di, non so come dire, ripagare questa possibilità che ha avuto. Ora, questa è la trama in estrema sintesi. Io credo di aver già detto tutto quello che va detto in questi 3 minuti, perché questo è il dramma, voglio dire, il fatto che sia un BL, cioè il fatto che alla fine della fiera la storia, cioè all'interno della storia ci sia una storia d'amore fra 2 uomini. Sti cazzi. Sì, fico, ma non è il punto. Questo è stato il primo BL che ho visto in cui non è quello il punto. Avevo già parlato nelle recensioni precedenti come ormai BL stia diventando un genere con determinate caratteristiche, fra cui il fatto che c'è una storia fra 2 uomini, però di solito c'era un modo di costruire il dramma particolare. Qui no, qui siamo davanti a un dramma, un vero e proprio dramma, in cui poi la storia d'amore si svolge fra 2 uomini, però cioè, chi se ne frega qual è l'orientamento sessuale dei protagonisti della storia d'amore dentro il dramma. Non è quello che ci tiene incollato allo schermo. La storia è bellissima, è gestita benissimo, i personaggi sono favolosi e veramente il fatto che siano 2 uomini che si innamorano, chi se ne frega. Anzi, forse permette un
pelo più di, non lo so, mi viene quasi da dire di parità nella gestione dei sentimenti, nel senso che a vedere per esempio la generazione prima di quella dei protagonisti, quella dei loro genitori, c'è sempre ancora un po' la donna sta in casa, accudisce i figli, l'uomo fa carriera, che di solito quindi sbilancia anche le relazioni sentimentali se una società è ancora costruita in quella maniera. In realtà poi a ben vedere la generazione dei nostri protagonisti, Tian, il nostro protagonista, fa un percorso molto simile a Thorfinn, la ragazza da cui ha ricevuto il cuore, che era una donna, e tutto sommato stanno facendo dei percorsi, lui sta seguendo le orme di lei, quindi è un dramma estremamente paritario dal punto di vista dei generi e veramente non gliene frega niente di qual è l'orientamento sessuale e qual è il genere dei personaggi. Succedono delle cose perché i personaggi provano delle emozioni, fanno dei ragionamenti, hanno dei sentimenti e fanno dei percorsi di crescita. E tutta la parte che lo fa etichettare per questa cosa qua Sti cazzi. è marginale e non è importante, non è quello il punto. Il dramma funziona ed è bellissimo perché è costruito intorno a dei personaggi con una complessità incredibile, veramente una scrittura ben fatta. Io sono entusiasta di questo Atoz. Il titolo originale chiaramente non ci sto neanche provando perché in thailandese, cioè ingestibile. Devo dire all'inizio, quando ho iniziato la visione, ero un po' preoccupata che diventasse un po' stucchevole, cioè lui che porta in giro il cuore di lei e quindi prova le cose che prova lei. No, non è così, non fatevi ingannare da questa cosa, è molto più bello, complesso, profondo e ben strutturato di così. Sono folgorata, veramente mi ha entusiasmato, l'ho divorato in 2 giorni, 10 episodi, fra l'altro spesso si trovano spezzati su YouTube gli episodi, quindi dopo un po' inizi a vedere e non ti rendi neanche più conto a che punto sei perché continui a vedere pezzi su pezzi e l'ho mangiato in 3 bocconi. Bellissimo, profondo, ben girato, molto ben girato. Ho trovato, la Thailandia è stupenda, buona parte del dramma è ambientato in mezzo alle montagne e ci sono degli ambienti naturali pazzeschi. Sono andati lì a girare, si vede che non sono in una giungla costruita con i vasi da fiori in studio. Le montagne e le foreste thailandesi sono mozzafiato, voglio andare in Thailandia. E veramente questo lo farei vedere a chiunque e chi se ne frega che è un BL, è l'ultimo dei punti di questo dramma. Il punto è che la storia è bellissima, i personaggi sono stupendi e ho amato tutto, ho amato veramente tutto. L'unica cosa che mi ha un po' così lasciato da pensare è la situazione un po' sociopolitica thailandese, perché effettivamente è uno sguardo abbastanza così sincero e crudo e non così frequente in quel poco di Thailandia che ho visto, perché poi non sono una grande esperta di dramma thailandesi, però uno sguardo abbastanza brutale sulla grande differenza che c'è fra le zone di città, di grande città, Bangkok, e le zone rurali, con delle con delle difficoltà, con delle differenze veramente forti. Bangkok è nel 3000 e queste zone rurali sembrano veramente ferme tanto indietro, e c'è la questione delle zone di frontiera, di contrabbando, delle zone militarizzate che ricordano un po' a tutto il mondo che forse la situazione
sociopolitica della Thailandia non è così tranquilla e non è così piacevole come siamo abituati a pensarla noi, che al massimo la facciamo i turisti. Certo, vai lì da turista, magari anche mediamente ricco, perché c'è una questione comunque di regime economico, di stile di vita, per cui se arrivi magari dall'Italia in Thailandia puoi anche permetterti delle vacanze da persona che sta adeguatamente bene. Insomma, tante cose forse non le vedi. Un po' questo dramma qualcosa fa trapelare, ma non è il punto, ma ti ricorda che c'è, che non fa male, perché abbiamo forse una visione un po' romantica della situazione che ce l'ha, quando probabilmente ci sono delle difficoltà che andrebbero tenute in considerazione. Solo cose belle su questo dramma. Io sono entusiasta, felice di averlo visto e innamoratissima. È stato veramente stupendo, super stra mega consigliato a tutti quanti. Consiglio musicale. Allora, avevamo già parlato del fatto che nei BL la canzone, che di solito è la sigla, diventa veramente il tema del BL e non ci si può fare nulla. In questo è un BL, perché il tema, la sigla iniziale, diventa veramente quella canzone martellante che tutte le volte che succede qualcosa parte. Questo piffero ci entra nel cuore. Però devo dire che a me è piaciuta tantissimo come canzone, veramente tanto, di Gan Napat, la sigla di apertura. È un anello di congiunzione fra una roba un po' di Untamed e la contea del Signore degli Anelli. Non lo so, una roba un po' lì in mezzo, ma io l'ho adorata e quindi sono molto contenta di farvela sentire e di riproporvela. Ascoltiamola. Iscriviti, attiva la campanella, lascia un like o un commento. Seguici su Instagram e su TikTok. Ricordati inoltre che siamo su Radio Enjoy dentro il programma Otaku Paradise.